Volevo spendere due parole a proposito del film Hey Joe di Claudio Giovannesi che ho visto qualche giorno fa in un cinema dell'Eur, e quando sono entrato e ho visto la sala vuota, vuota nel senso non c'era una persona in realtà, una, e ho detto ecco, finalmente un altro grande film. Mi preparo a vedere forse un capolavoro, forse un grande film, forse un film comunque sicuramente non una stronzata. Diciamo, quando la sala è piena, ma non sempre, perché ad esempio nel caso dell'ultimo film di Clint Eastwood la sala era per metà piena e il film è molto bello. Giudice numero 2 parlo. In questo caso invece parlo di Hey Joe, interpretato da James Franco e da Francesco Di Napoli, che fa il figlio di James Franco, che è un soldato americano, Dean, che alla fine della seconda guerra mondiale, quando gli americani occupano Napoli, per la liberazione del territorio, conosce una ragazza napoletana, di cui si innamora. La ragazza rimane incinta, fanno l'amore, rimane incinta e poi lui riparte e si perdono di vista, e mm, anni dopo viene a sapere che insomma è nato suo figlio, ma la lettera arriva con 13 anni di ritardo. Insomma, quando lui torna a Napoli è ormai un uomo di oltre 50 anni che va a cercare suo figlio e scusate, fa piuttosto freddo oggi. E lo trova, ma il figlio non gli vuole parlare, un po' nella tradizione di questi film in cui c'è un uomo perduto, ormai come in questo caso il personaggio di Dean ormai è alcolista e si separa dalla moglie prima di tornare a Napoli, anzi è quella la molla che lo spinge a cercare la sua connessione con la città, con suo figlio, e purtroppo la ragazza, la madre insomma di suo figlio, la ragazza di cui fu innamorato ai tempi, è morta, e quindi ciò che gli rimane è solo cercare suo figlio, e da lì inizia un'avventura in quello che veramente si può chiamare il ventre di una Napoli un po' misteriosa, sconosciuta, nel senso che Giovannesi la descrive molto meglio di tutti gli altri film su Napoli, a partire dal film di Sorrentino, che ci porta in una Napoli abbastanza, sì, la Napoli dei ricchi, ma anche dal punto di vista dei ricchi abbastanza, se vogliamo, poco interessante. C'è una Napoli accessibile a tutti, quella di Capri, dei locali di Capri, o non so, le inquadrature anche dei quartieri più popolari non mi hanno comunicato niente. Qui invece è tutto girato in ambienti con una personalità molto forte, quindi le location sono molto piccole, molto precise. C'è un locale in cui Dean conoscerà una prostituta, diciamo un entrainesse del locale, una prostituta non di strada, ma comunque una che fa la vita in un locale che sta dentro uno scantinato, ma è inquadrato in un modo, tutti i luoghi del film sono inquadrati in un modo, il molo, e le strade, il vicolo dove Dean alloggia, il locale che poi verrà fatto esplodere dai malavitosi, eh, il garage dove si riuniscono quelli che hanno preso, diciamo, il padrino del figlio di Dean, che in qualche modo lo tiene intrappolato in questa vita pericolosa e criminale, e sono tutti inquadrati e raccontati per immagini in modo molto forte, e questi ambienti sembrano avere loro stessi una personalità. Poi la regia è fantastica, riesce a fare quello che fanno i grandi registi, cioè
orchestrare tutta una serie di scene per arrivare poi a quelle 3-4 scene madri in cui l'immagine trascende il suo significato fisico, trascende il suo significato anche emotivo, ma diventa un'immagine archetipica, come nella bellissima scena del motoscafo in cui il padre finalmente riesce, insomma, a entrare in contatto con suo figlio, avvengono tante cose, alla fine lo aiuta addirittura a andare a prendere delle sigarette di contrabbando in alto mare, col mare in burrasca, e ci sono queste immagini di un padre, insomma, che si sacrifica, che si mette alla guida di questo motoscafo dicendo che è un esperto marinaio, pur di essere accettato dal figlio, e non solo dal figlio, anche dalla comunità di questi criminali, ma criminali in fondo con cui lui ha un rapporto anche umano, perché va al battesimo del figlio del suo nipote, insomma, e nonno, e ci sono tutti questi, c'è il padrino e c'è questa banda, insomma, di criminali che in qualche modo sono piccoli criminali che però si sono presi cura del figlio di Dean, mentre invece lui è scomparso per più di 20 anni. Quindi riesce a trascendere in queste scene madri, poi ce ne sono altre, e l'immagine assume veramente una potenza archetipica, una potenza simbolica. eh, quindi questo regista conosce davvero cos'è il rigore nel cinema, cioè il saper dosare attraverso anche piccole ambientazioni, saper dosare la musica, costruire una narrazione con un personaggio potente, con delle emozioni che ci vengono trasmesse in modo molto empatico dal protagonista James Franco, che è questo Dean alcolizzato, appena separato, a cui la vita mm, in qualche modo non ha saputo dare, la vita non lo entusiasma più, ha fatto 3 guerre, un veterano di guerra, quindi è interpretato benissimo da James Franco, gli attori sono fantastici, diretti in maniera eccelsa, naturalistica, realistica. eh, Tutti quelli dei vicoli sembrano davvero gente del popolo, e c'è anche l'attore che è stato protagonista di reality di Matteo Garrone, quindi in qualche modo un cerchio che si chiude di questo cinema appunto dotato di un rigore che è la vera essenza del cinema, secondo me, cioè senza questa capacità si tratta solo di assistere a questa specie di Luna Park che sale e scende cercando di mettere insieme una cozzaglia di suole immagini per impressionare lo spettatore. Moltissimi, la maggior parte di quelli spacciati per grandi registi, premio Oscar di qua, di là, americani, italiani o quello o di tutto il mondo, non fa altro che mettere insieme un maelstrom di audiovisivo per cercare di forzare l'attenzione dello spettatore, ma alla fine a me emotivamente non mi arriva niente, ma non perché i personaggi, per esempio Oppenheimer, un film che non ti arriva come la maggior parte dei film di Nolan, cioè è una costruzione fatta per impressionare, per fare la voce grossa, con forzature visive, forzature sonore, come è tipico nello stile di Nolan. Oppure se, però, insomma, c'è già una qualità, diciamo, di base. Ma se vogliamo proprio scendere a livello più basso, ecco, l'esempio più recente che mi viene in mente è il film di Salvatore, che veramente, nonostante un delizioso casting con questi bambini attori protagonisti e una faraonica produzione di 16, credo, milioni di euro, fa veramente una regia che non è una regia, cioè un minestrone di carrelli, immagini che vanno sotto e sopra, file di comparse hollywoodiane in costume, come un po' i film di Tornatore, insomma, quindi un linguaggio che non è un linguaggio proprio cinematografico, siamo
al limite della fiction, poi dentro ci sono delle invenzioni un po' più cinematografiche che fanno sì che si possa dire che è un film e non una fiction, ma sinceramente un minestrone del genere io non trovo nessun senso. Ecco, all'apice opposto c'è questo piccolo gioiello, Hey Joe di Claudio Giovannesi, che sa dosare con una grande sapienza tutti gli elementi di un racconto cinematografico, i tempi delle inquadrature, i tempi delle scene, le musiche, i personaggi che si rivelano piano piano, in un delizioso scoprire delle loro vite conflittuali e in una partecipazione empatica molto riuscita da parte degli spettatori nei confronti del protagonista e anche degli altri personaggi, come lo splendido personaggio della prostituta che aiuterà Joe nella sua disavventura napoletana. E ne esce un ritratto di Napoli impietoso, dove una scena chiave in cui capiamo il punto di vista degli sceneggiatori, del regista su questa città è quella in cui a un certo punto, diciamo, Joe per riscattare suo figlio è costretto a dare una grossa somma di denaro a questo padrino che si è preso cura di lui da quando è nato praticamente, mentre lui era assente in America e non si è mai preso cura di lui. È una specie di ricatto, Joe accetta, ma a un certo punto, insomma, si capisce che il figlio di Joe non vuole realmente andare in America con lui. Ma quando lui fa per riprendersi i soldi, e lì in quel momento io ho pensato, come penso lo penseranno molti spettatori, cioè molti, quelli che andranno a vedere questo film, che per adesso ha incassato pochissimo, ripeto, quando la sala è deserta, siamo in odore, non dico di capolavoro, ma comunque di grande film, il pubblico è così in questo momento. E quindi ho pensato, qui se si vuol conservare l'aspetto d'onore del camorrista, del malavitoso napoletano, e qui lui gli consentirà di riavere questi soldi. Invece ne esce un ritratto terrificante di queste persone, dei vicoli, della piccola malavita napoletana, che in fondo sono molto egoisti fino a diventare veramente crudeli, senza mezzi termini. Quindi non c'è nessun tipo di buonismo, di contentino della napoletanità, viene proprio condannata e messa in luce, in una luce macabra quasi. E quindi niente, è un film che consiglio, è uno dei pochi film, dei pochi registi che sanno orchestrare come un direttore d'orchestra il ritmo, le immagini, il rigore, non ci sono scene superflue, questo minestrone di gru che vanno sotto e sopra, di cui io parlo nel film, di cui ho accennato prima, Napoli-New York, dove il tema di Napoli ricorre, ma con tutta una serie di stereotipi, di banalità, e vabbè, quelli ci stanno pure, ma è proprio il linguaggio cinematografico di cui voglio dire che è una giostra per stordire il pubblico con i milioni, le comparse, i costumi, la scenografia, e il pubblico si fa stordire perché il pubblico, il pubblico segue i premi, le coppe del nonno, la coppa delle coppe, e quindi se il regista è uno che ha accoppato un po' di coppe, e allora tutti, ah, questo è un genio, il genio del cinema, è perché se lo dice la grande commissione mondiale delle coppe, significa che è così. No, è semplicemente una farsa, però in mezzo al cinema industriale, che è appunto il cinema prodotto in Europa con i soldi dei contribuenti, cioè prendono i soldi dalle tue tasse e poi ci stanno il film con delle investiture, diciamo, sacre dei nuovi artisti, però ci sono in mezzo
dei veri artisti, dei veri nuovi autori del cinema. Sono pochi in verità, secondo me, molto pochi, però ci sono e fanno delle cose a volte straordinarie e eccezionali. È il caso di Claudio Giovannesi, che aveva già fatto altre cose bellissime come La Paranza dei bambini insomma è un regista che dimostra di sapere veramente cos'è il cinema con la C maiuscola di non aver bisogno di tutto questo sfarzo di milioni, di budget, eccetera. Realizza un film piccolo, ambientato appunto tutto in piccole location, ma come mi disse una volta un collega regista, venendo in uno scantinato, mi disse: Ah, ecco, qui io ambienterei tutto il mio prossimo film. E io in quel momento rimasi stupito, qui in questo lurido scantinato. Sì, sì, dice, questo scantinato già di sé racconta molto e potrebbe andare bene questo luogo angusto di 15 metri quadri per un intero film. Al momento non capii molto di quello che mi volesse dire, ma forse aveva anche un po' esagerato. Però ecco, questa selezione di inquadrature, volti, luoghi, immagini, suoni riesce a creare un piccolo o grande film. Inoltre vi invito a iscrivervi a Indie Cinema con un abbonamento mensile o annuale, dove potete vedere tanti film indipendenti, questa volta quelli proprio a zero budget, low budget, quindi tutta la creatività che nasce dal basso, la vera creatività, il vero processo artistico, non mediato dalla burocrazia, dai dirigenti televisivi, dall'importanza, il budget, gli incassi, no, il vero humus creativo che nasce dal basso, verso cui il cinema sta andando a velocità sempre più alte, perché la tecnologia ha democratizzato l'accesso a telecamere di altissimo livello, così come il montaggio. La distribuzione c'è Indie Cinema, ma diciamo l'ipnosi profonda dentro cui il pubblico si trova è difficile da eliminare. Sono tutti dentro appunto un'ipnosi profonda fatta di un apparato di premi, di telegiornali che fanno il servizio del grande artista, del nuovo film che esce, marchette alla Disney, marchette di qua, marchette del Leone d'Oro, eccetera. Vabbè, se c'è qualcuno però che è interessato a esplorare appunto altri lidi e non ha la convinzione che tutto ciò che viene, di cui si parla, che si debba parlare solo di quegli argomenti là, solo di quei film là, è roba di qualità, e quello invece di cui non si parla è sfigato, è roba che non ha avuto successo e quindi non ha avuto la coppa del nonno e quindi non è sfigato. Se c'è qualcuno così che si è liberato parzialmente o totalmente magari di questa ipnosi, si può iscrivere alla piattaforma Indie Cinema e iniziare a esplorare diverse centinaia di film indipendenti, dentro cui c'è anche Indie Cinema Film Festival curato dal critico cinematografico Stefano Coccia, che scopre dei film molto innovativi, molto strani e che poi li acquisisce e li propone durante la durata del festival sulla piattaforma, film che arrivano praticamente da tutto il mondo. Buon divertimento quindi, sia se decidete di andare al cinema, sia se invece decidete di restare sulla poltrona e di iscrivervi a Indie Cinema.